Ah, l'amore ti fa fare cose pazze a volte, ma in alcuni casi il termine pazzo sembra riduttivo. Alcune persone, per amore o per assenza d'amore, possono arrivare a compiere atti quasi inclassificabili. Ecco 8 esempi di ultrapazzie d'amore. Per essere sicuro che la sua futura moglie prenda sul serio la promessa affinché morte non ci separi, Alexei Bykov assume una troupe cinematografica per inscenare il suo decesso come parte di un'elaborata proposta di matrimonio. Quando Irena, la fidanzata, arriva all'appuntamento con il suo compagno, lo trova coperto di sangue, steso per strada, mentre un medico le comunica ufficialmente il decesso. Proprio quando crede che tutto ormai sia perduto, Alexei si rianima all'improvviso e la chiede in sposa. Eccone uno che per amore supererebbe le leggi della natura. Il radiologo Karl Tanzer, nel 1940, rimuove un corpo da una tomba, quello di Maria Elena Milagro de Hoyos, della quale era ossessionato e che aveva avuto come paziente anni prima. Sebbene non esista evidenza che l'amore fosse reciproco, Tanzler aveva fatto costruire il mausoleo per la defunta e ne custodiva la chiave. Dopo 2 anni di intense visite al cimitero, Tanzler decide di portarsi il cadavere a casa, dove rimane per 7 anni, fino a quando non viene scoperto dalla polizia. A chi non piacciono le cialde calde? Marquis Baldwin rapina a mano armata ben 3 negozi di cialde. I soldi però non li metteva da parte per una vita su una spiaggia deserta, bensì per pagare la cauzione della fidanzata. Nell'era dominata da internet, ha senso creare un sito per rintracciare la ragazza con cui Patrick Moberg scambia qualche sguardo sulla metropolitana di New York. Nel giro di 48 ore, Patrick riesce a trovare la giovane fanciulla con la quale iniziano una relazione. Questa storia però non ha un happy ending. Dopo 2 mesi, i due decidono di gettare la spugna. La carriera dell'aspirante astronauta Tad Roberts dura molto poco dopo la decisione di rubare dai laboratori della NASA un contenitore pieno di pietre lunari dal valore di 21 milioni di dollari. Tad racconta che si tratta di un atto d'amore per spiegare a una giovane stagista di 22 anni fino a che punto arriverebbe per lei. Piccola nota a parte: Tad è già sposato con un'altra donna. Craig Sousa, in prigione, ci passa moltissimo tempo. Quando viene catturato per la 22esima volta, capisce che scappare è meglio che spiegare alla moglie il perché del suo ennesimo arresto. Per riuscire nell'intento, Sousa non fa altro che suonare il campanello d'uscita, come se fosse un regolare ospite del penitenziario. Le guardie non si accorgono di niente e lo lasciano passare. Berlinda pensa di non ricevere l'attenzione che si merita dal suo fidanzato, per questo che decide di dare una scossa alla relazione, dando fuoco ai genitali del compagno mentre dorme. Le conseguenze? Fine della relazione. Oggi esistono diverse tecniche indolori per rimuovere i tatuaggi con i laser, ma Torz Reynolds ha qualcos'altro in mente. Scalpello in mano, Torz si taglia il tatuaggio dalle dimensioni notevoli, lo mette in un barattolo e lo spedisce all'ex fidanzata.